Oh, un pochettino omosessuale. Non so, allora, io non so se faccio così un video in cui vedete solo la mia faccia, cioè la faccia del mio avatar, oppure non lo so. Ok, quindi vabbè, penso che metto super hot nel background. Dai. Ok, allora cominciamo con questo video. Salve a tutti e ben ritrovati. In questo video oggi parlerò un po' di cosa ho fatto nei mesi scorsi. Allora, se guardo in questa direzione è perché qua ho messo lo script. Sì, uso per la prima volta uno script. Proprio fantastico. Un po' si muove, un po' strano questo coso. Ah, vero, perché luce. Ora si muove. Un fantastico proprio. Sì, sì, ok, vabbè. Cioè, l'unica cosa che mi muove è... A questo punto divento un PNG tuber o... Ok, allora. Salve a tutti e ben ritrovati a questo video. Oggi parlerò di cosa ho fatto nei mesi scorsi. Sfortunatamente non ho proprio fatto un upgrade del mio setup. Ah no, aspetta. Tecnicamente ho comprato una nuova scrivania. Quello che avevo prima non mi dava proprio spazio per le gambe. Ora l'unico problema che ho è che se mi siedo troppo mi fa male il sedere, perché questa sedia è fatta di metallo ed ho messo dei cuscini sotto, proprio fai da te al... Ok, ok. Tempo di parlare delle mie disavventure nel lavoro. Allora, prima di tutto io ho 19 anni, che è molto chiaro, e non ho conseguito il diploma, perché volevo capire quanto è difficile il mondo con solo la terza media, una realtà per molti adulti e giovani. Eh sì, sono un giocatore di Dark Souls, se non è chiaro. Comunque è difficile. Il mio primo posto dove sono andato a lavorare è una pizzeria slash trattoria. Il nome non lo dirò, ma è vicino a dove abito. Come l'ho trovato? Semplicemente sono passato per strada, a posto, chiedendo se cercano lavoro e dando il mio curriculum. Ed anche usando Indeed. C'è un'app dove puoi trovare annunci di lavoro e buttare là il tuo curriculum a modo digitale. È molto molto efficiente e salva l'ambiente perché cosa fa le risorse umane? Quelli ti prendono la carta, te lo leggono e te lo buttano via dalla finestra. Ok, ok, allora, sto ritornando... Ok, quindi questa trattoria mi ha chiamato in giornata, ho accettato il lavoro e mi hanno detto di cominciare il giorno dopo. E lavoravo con il pizzaiolo. Spoiler, non ho lavorato con il pizzaiolo. Ho lavorato in cucina con uno chef molto stressato ed un lavapiatti del Bangladesh che non sapeva una ceppa di italiano. E io, persona avente un colore di pelle più scura del normale giovane italiano, sono stato trattato allo stesso modo, cioè in un modo non molto umano ed molto nazista, porco due. Ah, comunque, poiché io parlo un pochettino strano è perché ho balbetto ed ho speso tipo 2 anni a parlare in inglese, cioè chattando in inglese, quindi... Ok, allora ritornando al punto dove cazzo ero. Allora, cioè in un modo non molto umano. E che ho fatto? Io, giovane, nella settimana di prova che non è stata pagata, ho semplicemente detto che non vengo il giorno dopo. Ok, mi scuso per quei suoni strani, erano lavori, stanno facendo lavori vicino a casa mia. Ok, quindi cosa stavo vedendo? Ah sì, non è che la settimana che non è stata pagata, ho semplicemente detto che non venivo il giorno dopo e poi sono andato a cercare lavoro da altre parti. Dopo vari giorni trovo su Indeed un annuncio ad un call center. Io, giovincello disperato, ci vado. Si lavora per 3 ore al giorno. Center e la tizia che mi stava mostrando il lavoro non ha mai beccato una vendita. Cioè, faceva 3 giorni per il training, addestramento, se non sbaglio, sì, addestramento era il termine, non mi ricordo, in cui ci mostrava lo script di cosa dire e delle cose da leggere. Ah, mi segue pure gli occhi. E ho pure aumentato cioè ho alzato le persiane.
Perché in pratica, poiché usa la mia videocamera del telefono, più non è che un telefono di 1000 euro, un iPhone, no, è un telefono di 100 euro con una videocamera non frontale, come si chiama? Vabbè, quella che ti guarda a te, rivolta a te, non è molto non è proprio di qualità, quindi più luce c'è e più il software riesce a fare il tracking. Ok, allora, quindi la tizia che mi stava mostrando il lavoro non ha mai beccato una vendita. Il manager, una donna, mi raccomando, date potere alle donne. Lei guarda tutti, ti chiede pure se ti alzi, dove vai? Perché vai? Ma perché devi andare in bar? Dai, o se fai su questa bella sedia. Quindi poi una mia amica tramite WhatsApp mi ha detto, uè, Kurashi, un bar dove lavoro io, mi sto cercando un ragazzo, ci vuoi lavorare? E io... Beh, io in questo caso ho avvisato la manager, che era stata cordiale ed molto più umana del Dio Cristo di quella trattoria che ti tratta in un modo disumano se hai la pelle diversa dal bianco. Questa è la manager che, che ho trovato un lavoro da un'altra parte ed un'altra ragione perché sono andato a lavorare al bar era stato lo stipendio del call center è basato alle vendite fatte, una delizia proprio letteralmente. Cioè, se non faccio clienti, mi metto una pecora e io pago in natura. Impiegato pago in natura a chi? Alla compagnia, all'agenzia, al manager. Che in pratica lo stipendio del call center è basato sulle vendite fatte. Però allora, quindi questo bar tranquillo, gente buona, portavo il caffè, ho creato una buona relazione col cliente, tutte queste cose varie. Ok, allora, suona che cioè, mi sto un po' vantando, ma è fondamentale perché ho lavorato per 2 mesetti, allora, ho lavorato per 2 mesetti, era un lavoro temporaneo di un mese, che io penso ho accettato, poi mi ha voluto tenere lì per indefinitamente perché facevo sostituzione a un ragazzo che si è fatto male alla gamba. Ok, già è una red flag qua. Una bandiera bella rossa, rossa bella però rossa. Ed quindi ho lavorato per 2 mesetti e sono stato colpito da un malanno, dove la notte non riuscivo a dormire e io non riuscivo né a respirare né a parlare. Mi veniva la tosse forte, il tipo di tosse che questo era un sample. Un cosa, mi devo un attimo bere dell'acqua, scusatemi. In cui pensavo che stavo per sputare via i miei polmoni. E sono così stato licenziato via WhatsApp. Che poi lo stronzo mi ha detto per clienti che io non venivo più al lavoro. Però mi direte, Kurashi, ma tanto avevi il contratto. Avevo il lavoro, avevo il contratto, eh. Non ce l'avevo. Dio Cristo, le mie sopracciglia. Allora, mi sa devo aggiustare un po' l'espressione della voce. Comunque, no, non avevo il contratto. Io, giovane, molto intelligente, ho lavorato senza contratto, perché mi aveva detto era temporaneo, no? Come ho detto prima. Ed venivo pagato 20 euro al giorno e lavoravo per 7 ore su 6 giorni. Posso dire che in retrospettiva il lavoro era bello, lo stipendio una merda. Ok, e quindi questo, e poi cos'altro ho fatto in questo tempo? Sono andato a una scuola serale, fantastica, indirizzo alberghiero, perché la cucina mi ha sempre appassionato. Ho fatto lo scientifico, l'unica materia debole era la matematica e il latino. Matematica perché in pratica io ero sempre un mese indietro materiale. In pratica in questo alberghiero, no, alberghiero, in questa scuola serale, i professori vengono incontro a te, il materiale scolastico viene dato a te ed è gratis ed è pure facile a prendere voti.
sono molto umani, molta umana. Pure la professoressa di lettere, rumorose, dette che non hanno cuore, non hanno umanità. La mia mi capita con un cuore immenso. Aiuta pure i poveri studenti che non parlano un cazzo di italiano. Oh, questo dice tutto. Poi la mia scuola ti dà 90 giorni di assenze. Dopo le 90 vieni bocciato. Quindi ho cucinato vari cibi, ho imparato varie cose, servizio, tavola, scienze alimentari. Sono andato in quarta perché potevo scrivere o in terza o in quarta. Io ho deciso, "Ah, vaffanculo, io faccio lo speedrun, io faccio tutto velocità, no? Sono andato in quarta e c'è gente più grande di me, 30 anni, e si atteggia come se fossero ancora sedicenni. Cioè, però almeno la terza c'ha gente che è la mia età. Comunque io e mio fratello ci siamo comprati una PS5, fantastica console, dove sono pure riuscito a giocare giochi che ci volevo giocare dalle medie, dal 2018 in poi, no, aspetta, io quando ho fatto le medie, ho cominciato nel 2017, ok, sì, sono nel 2006. Allora, ho pure cominciato, sì, una fantastica console ed oltre a questo ho cominciato a lavorare come editor per un mio amico. Si chiama Vex. Buon uomo, il suo canale è Garage Inc. Metterò sotto in descrizione. Il mitico, leggendario ex mi paga 5 euro per video editato. Ma non è sfruttamento, ma quanto ci metti a l'editing? 3 ore. 3 ore ed i suoi video che fa sono proprio intrattenenti, sono proprio belli. Quindi ci metto li metto con molta passione, diciamo. E allora ci metto 3 ore per editing e 9 euro per il leading. Oh, c'ho il portatile scarso. Comunque per il momento ora sto allenando e studiando per prendere la patente. E c'ho pure mio fratello che mi deve dare 150 euro. Sono passati 3 mesi e questi soldi non sono stati dati. Allora, perché mi deve dare i soldi? Questo mi porta al traumatico ritorno di una bici elettrica. Nell'ultima settimana di lavoro al bar ho comprato una bici elettrica tramite mio fratello che mi faceva Klarna di terze parti e io pagavo a rate a lui. E quindi prendo la bici, ci vado al lavoro, torno al lavoro e il giorno dopo cosa scopro? Eh sì, che questa Dio Cristo di bici elettrica non funziona più. Poiché tanto stavo in garanzia, è passato un giorno in garanzia, è passato un giorno, l'ho ritornata, abito al quinto piano e non ci sono ascensori. Su e giù, su e giù. E la bici pesa 13 kg. Li ho fatti da solo, su e giù da solo. La spedizione ci ha messo 2 settimane perché il mitico venditore ha messo l'indirizzo sbagliato. È stato un parto, proprio un parto. Detto questo, se vi è piaciuto il video mettete like, commentate e io vado a ritornare a giocare Dark Souls 2. Fatto una volta che mi è arrivata ho uso la PS5. Perché ci gioco a Dark Souls 2, quel gioco di merda, non è fatto da Miyazaki, cioè? Perché il portatile lo gira senza problemi. Pure Dark Souls Remastered, il primo gioco, va lento, non so perché. Ah, comunque, section bonus, giusto, giusto, se volete sapere. Io mi sto pure facendo crescere i capelli. Li ho sempre avuti, io, giovane, uomo etero, li ho sempre avuti corti, belli, corti, corti, corti. Però ho sempre avuto questa passione per i capelli lunghi. Vabbè, forse perché dopo aver guardato i drama, i manhwa coreani e cinesi, dicevo, ma quelli belli, quei capelli lunghi sono proprio belli, sono proprio belli. E quindi ho deciso di farli crescere. Quindi io a settembre del 2025 li ho fatti radere tutto a zero, però mi stanno crescendo. Poi c'è avuto mia sorella che mi ha pure pittato i capelli, pittato, scusate, gergo un po',
dialettico mi ha colorato i capelli in un colore che non ho scelto e sono diventato un rosso. Ora tu immagina, ragazzo, pelle un po' scuretta, capelli rossi. Però ho fatto colpo con i clienti alzane che dicevano: ah, ma che bei capelli, Belu, ma vuoi per caso spendere la notte con me? Vabbè, non ne volevano spendere la notte con me, però in questo tono, non tuono, tono. Sì, e ora mi stanno raggiungendo gli occhi, ora sembro un po' protagonista hentai. Tra poco, forse mi vedrete pure su Pornhub, che faccio i video non molto video erotici. E con tutta la mia fortuna che ho, mi diranno, vieni con me a fare video in cui vai a scopare le donne. Poi mi sono a pecora con Abdullah dietro di me che mi mette a pecora. Ok, questo è il mio rant.